Ciao, vediamo come funziona lo strumento marionetta e come ci può tornare utile per le nostre grafiche. Adobe Illustrator ci rende la vita molto semplice, permettendoci di modificare un tracciato, comunque una figura vettoriale, modificando la direzione delle parti che la compongono, eseguendo per noi operazioni complesse in modo semplice attraverso strumenti dedicati. Ad esempio, esiste uno strumento marionetta che ci permette di modificare la direzione e l'andamento di una figura o di parti della figura, modificandone sostanzialmente la natura stessa. Questa figura che vediamo nel video ha un braccio in questa direzione, un altro che solleva un simbolo, una stella, e poi le gambe dritte. Questa è la nostra figura. Qualsiasi vettoriale può andare bene, chiaramente deve essere un vettoriale che si presti a delle modifiche di questo genere, quindi modifiche di forma e di direzione di alcune parti che lo compongono. Questo per cambiare i connotati sostanzialmente a una figura rispetto alle nostre esigenze. Con la nostra figura selezionata adottiamo la combinazione di tasti Alt più clic del mouse e facciamo una copia e lo trasciniamo verso il lato. Ora lavoreremo su questa copia. Dopodiché, con la figura selezionata, andiamo a selezionare dal pannello degli strumenti lo strumento marionetta. Se non lo troviamo tra questi, possiamo andare nella parte bassa dove ci sono questi tre trattini che indicano appunto la possibilità di modificare la barra degli strumenti aggiungendo degli strumenti che non sono presenti di default e che possiamo aggiungere tra quelli visualizzati in elenco. Basterà selezionarlo, trascinarlo, solo selezionarlo e lo troveremo automaticamente sulla barra. Dopodiché andiamo a selezionare lo strumento. Di default Illustrator associa lungo tutta la figura alcuni pin, che sono questi cerchietti neri o altrimenti chiamati marker, che servono appunto per andare a modificare l'orientamento e la direzione della forma nelle parti in cui i pin sono presenti. Possiamo tranquillamente andare ad aggiungere altri pin lì dove prevediamo un cambiamento della direzione o una curvatura della forma. Possiamo anche selezionare con la freccia al centro il singolo marker e con il tasto cancella tastiera andare a cancellarlo. Ma vediamo nel concreto come funziona. Se selezioniamo un punto e andiamo a muoverlo, vediamo come la figura si muove rispetto appunto ai due perni che sono stati di default inseriti dal programma. Ma se noi vogliamo possiamo andare a dettagliare ancora meglio i movimenti rispetto al nostro obiettivo. Quindi andiamo a disegnare un altro pin, qui magari all'altezza del gomito del braccio sinistro, e altri due qui, uno sul gomito dell'altro braccio e uno sul polso sempre dello stesso braccio. Dopodiché posso andare per esempio a disegnare un punto, un pin qui all'altezza del collo, uno qui all'altezza delle due ginocchia. Bene, possiamo andare quindi a selezionare i due punti, ossia i due pin che si trovano lungo questo braccio. Per selezionarli entrambi utilizzeremo la combinazione di tasti clic più alt. Come vedete, il cerchietto bianco all'interno del cerchio più grande nero significa che sono entrambi selezionati. Perciò se andiamo a spostare il braccio, tutta la parte verticale che va dal primo al secondo punto in entrambe le direzioni verrà spostata e sarà soggetta quindi al cambio di orientamento. Un cambio di orientamento naturalmente proporzionale e realistico rispetto sempre alla figura di partenza. Andiamo ora a selezionare il punto che sta all'altezza del collo e con la combinazione di tasti Shift più clic del mouse andiamo a ruotare la testa leggermente verso l'indietro. Ora andiamo a selezionare i tre punti che sono sull'altro lato, quindi sul gomito, sul polso e sulla punta, sulla parte alta della stella. Una volta selezionati tutti e tre andremo ad alzare il braccio più in alto. Come vedete il movimento è assolutamente realistico e non va a deformare il resto dell'immagine. Ora ci spostiamo e selezioniamo il pin all'altezza delle due ginocchia e anche qui con la combinazione di tasti Shift più clic andiamo a ruotare il primo, poi ruotare il secondo, anche semplicemente una volta che appare il cursore della rotazione accanto alla freccia. Facciamo un clic all'esterno e vedete il prima e il dopo. Chiaramente se io vado a selezionare adesso con la selezione diretta, per esempio questo lato qui, faccio uno zoom in avanti, poi seleziono lo strumento punto di ancoraggio, vado a applicare leggermente la curvatura della gamba in modo che la rotazione che abbiamo effettuato poco fa sembri più realistica. Faccio di nuovo uno zoom all'indietro ed eccomi qua. Chiaramente se vado a selezionare l'intera figura che è fatta di tracciati tutti riuniti all'interno di questo gruppo, come possiamo vedere nel pannello livelli, posso andare a riselezionare lo strumento marionetta e andare eventualmente ad apportare ulteriori modifiche o a modificare i pin già inseriti all'interno della figura. Per esempio posso andare a disegnare un pin qui all'altezza del gomito alto su questo braccio e
piegarlo leggermente in questo modo, in modo da rendere una proporzione più netta tra le due braccia. Faccio clic all'esterno ed ecco qua. Ora posso andare semplicemente a selezionare questa figura, col tasto destro andrò a cliccare su esporta selezione per esportare questa figura magari in una grafica esterna, per andarla a completare magari come elemento decorativo o elemento principale. Darò qui un nome e segnerò una cartella di destinazione. Chiaramente andrò a definire il formato di destinazione, che può essere un SVG o un PDF se voglio mantenere la vettorialità, oppure andrò a selezionare un formato PNG o JPEG 100 se voglio rasterizzare la figura e utilizzarla semplicemente come immagine. Dopodiché cliccherò su esporta risorsa. Con lo strumento pennoletta adesso puoi veramente cambiare i connotati a qualsiasi figura. Mi raccomando, non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, al prossimo video!